Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di cronaca nera. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. L'animo di un'addestratrice di delfini è come una sinfonia di amore e passione per il mare. È un cuore che si apre all'intelligenza e alla bellezza dei delfini, con una dedizione profonda e un'affinità speciale per queste creature marine. È un'anima paziente ed empatica che danza tra le onde con gioia e responsabilità, lavorando instancabilmente per il benessere dei suoi amici acquatici. È un legame indissolubile con il mare e con la magia che solo i delfini possono portare nella vita di chi li conosce. Oggi vi racconto la drammatica storia di un'addestratrice di delfini. Oggi vi racconto la storia di Tamara Monti. Tamara Monti, una 37enne dal volto sempre sorridente, i capelli corti biondi e gli occhi azzurri come il suo amato elemento, l'acqua. Tamara era un'addestratrice di delfini al parco oltremare di Riccione, dove si era trasferita da circa una decina d'anni. La donna per l'anagrafe era ancora residente con i genitori a Olgiate Comasco, in provincia di Como. Si sarebbe dovuta sposare a cattolica con Robert Goiceta, un belga croato, anche lui addestratore di delfini al parco oltremare. La loro nuova casa avrebbe avuto un giardino per i loro animali, 2 cani e un gatto. Tamara, fin da bambina, aveva un feeling con i delfini. Durante una vacanza, quando aveva solo 3 anni, si innamorò di Pelé nella visita al delfinario di Riccione. A 27 anni decise di lasciare il lavoro in ufficio in Lombardia e andò in Romagna come volontaria per iniziare una lunga cavetta indispensabile per diventare addestratrice di delfini. E Pelé era ancora lì ad aspettarla. Nell'estate del 2005 Tamara diventò mamma di Mary G, un esemplare di Grampo Grampus griseus entrato nel porto di Ancona seguendo la vera madre, che in difficoltà morì pochi giorni dopo. Tamara si prese cura del cucciolo. Quell'anno la donna passò il Natale assieme al delfino orfano, cullandolo come si farebbe con un bambino, frullati di aringhe, integratore di vitamine e sali minerali. Di Mary G si parlò molto e Tamara ebbe il suo momento di celebrità con servizi in TV. Dopo la morte di Tamara, Mary G ha cominciato a soffrire di disturbi nervosi. Ufficialmente nessuno mette in relazione il malessere dell'animale con la scomparsa della sua istruttrice, anzi, oltremare precisa di non voler strumentalizzare in alcun modo le due vicende. Ma è un'immagine suggestiva, quella della sua morte per crepacuore perché amava troppo la sua addestratrice, la sua Tamara. I suoi colleghi dicono di lei: era bravissima, con una sensibilità unica, riusciva a trattare i delfini come nessun altro. La ricordano sempre come una persona dolce, serena e paziente. Leandro Stanzani, il presidente di Oltremare, parla tra le lacrime. È un incubo, non posso credere che Tamara sia morta così, che fine assurda. Ma cosa è successo a Tamara? Chi può averle fatto del male e per quale motivo? Venerdì 2 febbraio 2007 alle 19:30 il suo assassino è nell'atrio del condominio di Riccione dove abita, che l'aspetta con il coltello in mano. Lei sta rincasando dopo una giornata di lavoro. Tamara è rientrata con la spesa. Pochi minuti e sarebbe tornato anche il suo compagno. Alessandro Doto, 35enne disoccupato e con disturbi psichiatrici, le si avventa addosso, colpendola per ben 25 volte. Le urla disperate sono state sentite dai ragazzi che al piano terra della palazzina stanno seguendo un corso di informatica e hanno potuto vedere l'agghiacciante scena nell'atrio. Il Doto la colpiva come se fosse in preda ad un raptus e Tamara già non si muoveva più. I ragazzi gli hanno gridato di smetterla, ma lui ha girato la testa come se fosse un automa e ha cominciato a inseguirli. I ragazzi si sono precipitati fuori, attaccandosi al telefonino per chiamare i carabinieri. Lui è rimasto immobile a guardarli, poi è rientrato dentro, sempre senza dire una parola.
Quando i militari sono arrivati, lui era tornato sulla strada, era come in trance, imbambolato e con il coltello ancora insanguinato in mano. Gli hanno puntato le pistole contro, intimandogli di gettarlo, e lui l'ha fatto, senza emettere un suono. Per la bellissima 37enne non c'è stato nulla da fare, inutili i soccorsi. Quei colpi, inferti con tanta violenza, non le hanno dato scampo. Tamara Monti muore così, senza nemmeno sapere il perché. Dopo il delitto, Doto si è allontanato col coltello insanguinato in mano, solo pochi passi, finché non lo hanno arrestato. Quel venerdì Robert si era attardato al delfinario insieme al veterinario. L'uomo ha raccontato disperato ai carabinieri che se fosse uscito prima dal lavoro quella tragedia non si sarebbe consumata e che quello era l'ultimo giorno in cui avrebbero abitato in quella casa perché stavano trasferendosi nella nuova abitazione a San Clemente e Doto ne era al corrente. Tra Tamara e quel vicino silenzioso, infatti, non esisteva alcun tipo di rapporto. Un omicidio dunque, la cui efferatezza non trova alcuna spiegazione. Doto viveva nell'appartamento in Viale Po con i suoi genitori, sopra quello in cui stavano Tamara e Robert. Mara, come la chiamavano affettuosamente amici e parenti, aveva una vita piena, una sorella, dei nipotini. Poco prima di essere assunta come addestratrice di delfini a Riccione, Tamara aveva acquistato un piccolo appartamento al Giatecomasco. Poi, quando stava per trasferirsi a Riccione, in un appartamento con Robert, hanno chiamato lui e lo hanno trasferito per un lungo periodo al Parco di Fasano. E quando finalmente aveva deciso di comprare casa con lui a San Clemente, ha trovato la morte per mano di Alessandro Doto. Ma cosa è successo? Cosa ha scatenato quella furia omicida? Alessandro Doto, coetaneo di Tamara, disse agli inquirenti: è stato per i cani, abbaiavano troppo. Al suo legale Doto disse che non voleva uccidere Tamara, ma che voleva soltanto spaventarla. In realtà l'autopsia ha dimostrato che quei colpi erano stati vibrati con tanta ferocia per uccidere. I colpi sono stati inferti con una violenza tale da piegare la lama del coltello. Tamara ha anche provato a cercare di difendersi, ma lui ha continuato a pugnalarla. L'ultimo colpo è stato inferto al volto, quando ormai la donna era già priva di vita. Un overkilling, un accanimento che rivela un'ossessione nei suoi confronti. Ma Alessandro non si era mai lamentato dei cani con Tamara e Robert e comunque era al corrente che i due il giorno dopo si sarebbero trasferiti. Dunque gli inquirenti ipotizzarono sin da subito che si trattava di un delitto commesso senza ragione, in uno stato di confusione, e che Doto fosse infermo di mente. L'uomo viene visitato dai periti che concludono che soffre di un disturbo delirante che lo rende socialmente pericoloso, ovvero che sostanzialmente può uccidere di nuovo. All'interno del processo, celebrato con rito abbreviato, gli avvocati della difesa, Stefano Caroli e Moreno Maresi, chiedono il riconoscimento della totale infermità mentale. Il PM invece chiede una pena di 30 anni per omicidio aggravato dalla premeditazione. La sentenza del magistrato riminese Lorena Mussoni condanna Doto a 14 anni di reclusione, di cui 3 in ospedale psichiatrico giudiziario, respingendo la richiesta del PM e anche quella della difesa che puntava all'infermità mentale. Il giudice ha disposto di anticipare i 3 anni di cura in una struttura psichiatrica prima della carcerazione, richiesta caldeggiata dal legale dei familiari di Tamara Monti, Angelo Proserpio, sulla scorta della perizia del criminologo Massimo Picozzi, per il quale Doto era consapevole di ciò che stava facendo. Una mezza vittoria per i familiari, che comunque sono delusi da una sentenza che suona come un'ingiustizia. Lui non poteva non sapere che noi andavamo via in pochi giorni, cioè sì, veramente i cani erano questo disturbo, bastava aspettare, ha aspettato 4 anni e mezzo senza fare niente, a un giorno della nostra partenza fa un gesto del genere, cioè, questa vicinanza alla nostra partenza mi fa pensare che è proprio il problema, è che noi stavamo andando via e lui ci doveva far pagare qualcosa. Io sono convinto che lui ha verificato l'ingresso di Tamara da solo nell'appartamento
e aveva il modo di farlo con estrema facilità, perché i nostri cani abbaiavano soltanto alla visione della nostra macchina in arrivo, quindi lui ha avuto un segnale. È chiaro che una persona che fa un gesto del genere non è del tutto normale, per carità, però bisogna stare molto attenti con la follia, perché oggi mi è stato dimostrato, io sono belga, vivo in Italia da 10 anni, mi è stato dimostrato che in Italia si può uccidere una persona, poi dopo basta dire stavo poco bene e tra pochi anni si può uscire, eventualmente anche ricominciare. Questo mi preoccupa molto. Per Tamara ormai non si può più fare niente, però può darsi che tra 17 anni questa persona abbia la possibilità di ricominciare e sembra che per la giustizia italiana va bene così. Ma sono sufficienti 3 anni in un ricovero di una struttura psichiatrica di reclusione per riabilitare un uomo con gravi disturbi e per annullare la sua pericolosità sociale? Questa è la domanda che chi conosceva Mara si poneva e che stava circolando sui social, dove si è generata un'accesa polemica. Nel decennio della violenza di genere c'è chi si chiede se sia accettabile che l'omicidio di una donna venga punito con una pena così lieve. Il killer di Tamara, difeso dall'avvocato Stefano Caroli, ha finito di scontare la pena che, grazie agli sconti per buona condotta, si è ridotta a 12 anni. Da tempo vive in una comunità di recupero nella provincia di Forlì, ma tutti i fine settimana può tornare a casa dalla sua famiglia, trasferitasi da Riccione a Cattolica. È tuttora sottoposto a cure e viene ritenuto ancora potenzialmente pericoloso. Sarà la prossima perizia, al termine di questi 3 anni di periodo forzato in comunità, a stabilire quanto tempo dovrà passare ancora nella comunità di recupero. Doto ha più volte manifestato con il suo avvocato la volontà di mettersi in contatto con i familiari di Tamara per potergli chiedere perdono. Ma per Sabrina Monti, la sorella di Tamara, non ci può essere perdono. Queste sono le sue parole. Doto ci ha portato via Mara per sempre, ha distrutto le nostre vite. Doto meritava una condanna più pesante, è stato difeso da ottimi avvocati, se l'è cavata con 14 anni di pena, ma noi non abbiamo mai creduto che non fosse capace di intendere di volere quando l'ha uccisa. La morte di Mara non ha insegnato nulla. Tante donne continuano a essere uccise e spesso i loro assassini riescono a ottenere condanne lievi, invocando la semi-infermità mentale. Sabrina Monti, in un'intervista, ha raccontato che la sua famiglia è stata abbandonata dalle istituzioni. L'omicidio di Tamara ha devastato la famiglia Monti. La mamma, da quando è accaduto il fatto, è in cura da uno psichiatra. Il padre, invece, si è ammalato gravemente e non si è più ripreso. È morto dopo alcuni anni e i familiari non possono non pensare che la causa sia anche la morte di Tamara. Eppure in tutto questo nessuno in rappresentanza dello Stato si è fatto vivo con la famiglia, anche solo per informarsi, per sapere se avevano bisogno di assistenza psicologica. Niente di tutto questo, mentre invece l'assassino viene seguito da psichiatri e medici. La famiglia Monti non ha ottenuto nessun tipo di risarcimento per la morte di Tamara. E i soldi non leniscono il dolore, non c'è prezzo per il dolore, ma i familiari hanno vissuto questa cosa come una mancanza di rispetto, una mancanza di valore attribuito alla perdita di Tamara. Per di più si sono visti anche obbligati a pagare la tassa di deposito della sentenza anche per la parte spettante, cioè hanno dovuto pagarla anche per Alessandro Doto, perché l'assassino Alessandro risulterebbe nullatenente, quindi oltre al dolore della perdita anche la beffa. In memoria di Tamara e a favore delle persone in difficoltà, in quello stesso anno era nata l'associazione Tamara Onlus, fondata dalla sorella Sandra e dal cugino Livio Moiana, assieme alla piccola comunità di Olgiate Comasco, il paese dove Tamara aveva vissuto. L'associazione organizzava eventi e iniziative di beneficenza e un'altra importantissima attività dell'associazione era quella di sensibilizzare lo Stato e le istituzioni nel prendersi cura delle famiglie vittime di violenze, un importante sostegno di cui purtroppo la famiglia di Tamara non ha potuto godere.
Per molti anni l'associazione a nome di Tamara ha proseguito nel suo impegno benefico, ottenendo anche ottimi risultati. Purtroppo però con l'avvento della pandemia scatenata dal Covid-19 ha dovuto cessare il suo operato. Tuttavia il denaro di cui disponeva e che era stato raccolto è stato confluito in altre 2 associazioni benefiche di cui i fondatori conoscevano bene l'operato. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse. Vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, ma soprattutto vi invito ad attivare tutte le campanelle delle notifiche, perché nella sezione della community lascio sempre o gli aggiornamenti sui casi o degli spunti di riflessione, oppure mi piace ricordare con voi le vittime di queste tremende vicende. Vi consiglio ogni tanto di entrare e di controllare, perché non sempre le mie notifiche arrivano. Io vi aspetto però sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacio a tutti, ciao!